Benvenuti su Rank World! Nel video di oggi racconteremo in breve cosa succederà nell'arco dell'incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen. Ovviamente ci saranno spoiler sul futuro dell'anime. I ragazzi incontrano Utahime, che li informa che sembrerebbero esserci due o più talpe che forniscono informazioni agli utilizzatori di maledizioni. Una di queste è colui che sta informando i piani alti ed è l'obiettivo giornaliero. La talpa sospetta è Mechamaru, anche chiamato Kokichi Muta, che avendo il potere della manipolazione delle marionette riesce a rubare informazioni senza destare sospetti. I quattro si stanno recando nel suo nascondiglio. Mechamaru però è riuscito ad aggirarli e il nascondiglio risulta essere vuoto. Nel mentre, nella vera tana del ricercato, fanno la comparsa a Geto e Mahito. Geto dice che non possono ucciderlo immediatamente, poiché avevano fatto un giuramento per cui in cambio di informazioni avrebbero sistemato il corpo di Kokichi con la mutazione oziosa e solo dopo aver estinto questo vincolo potranno ucciderlo. Dopo aver restituito il corpo a Kokichi parte lo scontro con Mahito, dove il primo utilizza una marionetta gigante, la Ultimate Mechamaru marionetta corazzata. Kokichi, a causa dello schermo predisposto da Geto, non può contattare Gojo e quindi si vede costretto ad ingaggiare una battaglia con Mahito. Per quanto ci provi e per quanto sia motivato a incontrare i suoi amici, Kokichi perde lo scontro con Mahito e viene ucciso. Il 31 ottobre un grande schermo è stato lanciato intorno a Shibuya e più stregoni sono chiamati sulla scena. Lo schermo blocca solo i civili che non possono uscire verso l'esterno. Abbiamo quindi 4 team: il team Nanami, il team Zenin, il team Kusakabe e il team Mei Mei. All'interno della stazione di Shibuya, Gojo arriva al piano inferiore e incontra Hanami, Jogo e Choso. Ci viene rivelato di più sul piano nemico: intrappolare i civili in modo tale che Gojo non possa attivare la sua espansione territoriale vuoto sconfinato, altrimenti li schiaccerebbe con lo schermo creato dal nemico e con la loro amplificazione territoriale. Gojo in poco tempo uccide Hanami, disintegrandolo e schiacciandolo al muro con l'infinito. Mahito giunge dalla parte di Gojo con un treno zeppo di esseri umani mutati che iniziano ad uccidere gli altri civili. Gojo è spiazzato e non capisce quali siano le intenzioni delle maledizioni. Le maledizioni sono scioccate quando Gojo inizia ad attivare la sua espansione dominio, che attiva per solo 0,2 secondi, un tempo per cui un non sciamano riesce a non subire effetti collaterali permanenti. Uccide tutti gli umani trasfigurati. Poi nota a terra un oggetto e in quel momento Geto apre il reame prigione, una barriera vivente per cui non c'è niente che non sia in grado di sigillare. Unico requisito è che dopo aver aperto il reame si deve far sì che la persona rimanga per un minuto all'interno di un raggio di 4 metri. L'intervento dello stesso Suguru Geto manda in tilt Gojo, che ripensa al vecchio amico perso e agli anni di gioventù, rimanendo impassibile per un minuto e venendo così catturato dal reame prigione. Gojo, intrappolato, chiede chi è la persona che ha di fronte. La persona rimuove i punti della testa e rivela un'entità parlante che riferisce essere in grado di cambiare corpo, insieme all'uso delle abilità naturali del corpo posseduto. Secondo l'entità è colpa di Gojo se è riuscito ad impadronirsi di quel corpo, poiché non ha avuto il coraggio di farlo sbarazzare quando era stato ucciso. Il reame della prigione si chiude e cade con pesantezza verso terra. Il sigillo è completo, ma il reame avrà bisogno di tempo per giudicare Gojo. Fino ad allora non lo si potrà spostare. Poco prima il gruppo di Mei Mei, che si era recato alla stazione Meiji Jingumae, si divide e Yuji viene incaricato di scontrarsi con Mahito. Trova un altro spirito maledetto dalle sembianze di una cavalletta che dice essere la protezione dello schermo esterno. Itadori riesce a sconfiggere lo spirito che era in netto svantaggio e riesce così a rimuovere lo schermo. Kokichi comunica con il team di Mei Mei tramite un dispositivo che aveva preparato prima di morire e che si sarebbe attivato qualora Gojo sarebbe stato sigillato. Rivela che è di primaria importanza la salvezza di Gojo e che è necessario trovare un modo per contattare tutti e salvarlo insieme. Fa presente che il reame è bloccato a terra, dunque per ora Gojo è ancora a Shibuya. Yuji esce dalla stanza per poi arrampicarsi rapidamente su un edificio e urlare a Nanami che Gojo è stato sigillato. Nanami dichiara che se la cosa è vera, allora è la fine per tutta l'umanità. Nel frattempo le maledizioni Jogo e Mahito, insieme a Choso, decidono di voler uccidere Itadori, mentre Geto rimane a difesa
difesa della prigione. Nanami si separa dal suo gruppo affidando a Takuma, Ino e altri 2 ragazzi. I 3 ragazzi si rendono conto che lo schermo è troppo forte da sfondare con i pugni e raggiungono la conclusione che se lo schermo è così impenetrabile significa che chi lo ha innalzato non si trova all'interno ma è all'esterno della barriera, quindi si deve trovare in un posto ovvio. Si recano alla torre di Shibuya, dove i ragazzi incontrano 3 figure misteriose. Grazie ad un cavo riescono a far cadere lo stregone malvagio Jiro Awasaka presente sul tetto, ma nonostante l'enorme caduta è ancora in vita. Takuma incontra Ogami e il suo nipote Jiro e si prepara a combattere con quest'ultimo. Ogami utilizza il corpo di Jiro per evocare la reincarnazione di Toji Zenin. Quest'ultimo riesce a prendere il controllo del corpo del ragazzo. Si tratta di un caso particolare. Difatti Ogami, per evitare questo tipo di problematiche, evoca solo le informazioni del corpo e non anche dell'anima, ma Toji ha un corpo speciale. Toji lancia dal tetto Ino e poi uccide Ogami. Yuji e Megumi hanno difficoltà a contrastare il cattivo, è un osso duro e resiste a tutti i colpi inflitti. Secondo Fushiguro l'abilità del nemico è inversione e riesce a rendere gli attacchi forti in attacchi deboli e viceversa. Collaborando i 2 riescono a vincere, legano l'avversario e rompono i 2 oggetti maledetti. Ino cade dal tetto ma viene recuperato dai 2 neo vincitori. Fushiguro e Yuji decidono di non voler perdere tempo a controllare chi ci sia sul tetto e si dividono. Il primo cerca aiuto per Ino, il secondo va verso la stazione. Nanami scopre che Ijichi è stato accoltellato, è su tutte le furie e vuole trovare il colpevole. Nobara e Akari si trovano ad affrontare Shigemo. Entrambe stanno avendo la peggio, ma arriva Nanami, furioso perché sa che è stato lui ad accoltellare Ijichi. Nanami rivela un potenziale assurdo, addirittura Shigemo prova a dargli un calcio, ma Nanami non si sposta di 1 millimetro, è duro come la roccia. Nanami vince pochi secondi e con facilità. Davanti a Mei Mei e Ui Ui appare improvvisamente Geto, il quale evoca divinità del vaiolo e dice a Mei Mei che solo se sarà in grado di esorcizzarlo allora potrà sfidarlo. Mei Mei e Ui Ui vengono intrappolati nel dominio della maledizione, ma collaborando riescono a distruggerlo. Mimiko e Nanoko si presentano e dicono all'impostore di restituire il corpo di Geto. L'impostore dice loro che avrebbero dovuto fare un voto vincolante con lui e che dovrebbero andarsene o saranno uccisi dal corpo di Geto. Yuji entra nella stazione e trova Choso ad aspettarlo. Yuji ha le strette con l'utero maledetto. Quest'ultimo è in grado di manipolare il sangue. Proprio per questo Yuji si è trovato in difficoltà e nemmeno l'intervento di Mechamaru ha potuto far vincere Yuji, che si è trovato con il fegato passato da lato a lato dal colpo di Choso. Prima di sconfiggerlo, nella mente di Choso compare un ricordo che vede Yuji a tavole con i suoi fratelli. Ricordo mai esistito che lo spaventa e scappa, lasciando Yuji in fin di vita. Altrove Nanami, Maki e Naobito entrano nella stazione, si imbattono in Dagon. Naobito lo intrappola all'interno di una tela e gli dà un pugno che costringe Dagon a sputare 1 tonnellata di ossa di umani ingeriti. Dagon, ricordandosi che Anami è morto, si trasforma. La maledizione risulta avere una difesa impenetrabile e ogni attacco non gli arreca nessun danno. Riesce anche ad espandere il suo dominio. Nanami e Naobito subiscono i numerosi attacchi dalla maledizione. Per fortuna che interviene Megumi, che con la sua espansione del dominio riesce a lanciare la nuvola vagante a Maki, lo strumento maledetto di livello speciale. Megumi spiega a Nanami che sta cercando di creare un'uscita al dominio di Dagon. Quando Megumi riesce ad aprire un buco, Nanami dice a Maki e Naobito di ritirarsi. Dagon capisce cosa stanno per fare e li insegue. Improvvisamente Toji entra attraverso il buco, con grande sorpresa di tutti. Toji, senza energia malefica e grazie allo strumento nuvola vagante, riesce a sconfiggere Dagon, poi prende rapidamente Megumi e lo porta in un altro posto per sfidarlo. Megumi è in difficoltà anche perché non vuole sprecare i suoi Shinigami, ma conservarli per i futuri scontri. Toji, vedendo il ragazzo, ripensa quando ha incontrato Naobito per vendere suo figlio alla famiglia Zenin. Gli chiede il nome e Toji, riconoscendo il figlio, si complimenta per non aver preso il nome Zenin. Si pugnala quindi alla testa. Megumi controlla il volto e nota che è cambiato. Inizia ad andarsene, quando viene improvvisamente attaccato da Haruta. Compare improvvisamente Yogo, dove si trovano Nanami, Maki e Naobito, e senza esitare gli dà fuoco. Notando la presenza di una delle dita di Sukuna, raggiunge altrove Nanoko e la sorella, che stanno dando a Itadori, in fin di vita, un dito di Sukuna. Yogo uccide le ragazze e dà a Yuji altre 10 dita di Sukuna. La maledizione si accorge che le ragazze sono ancora vive. Sta per ucciderle, ma poi si rende conto che gli manca una mano.
mano. Yago ha liberato Sukuna e Sukuna decide di uccidere le ragazze. Poi dice a Yago di voler seguire i propri piani e non volersi unire alle maledizioni. Piuttosto vuole uccidere tutti gli umani presenti a Shibuya eccetto che uno. Nel frattempo Panda e Kusakabe sono circondati da stregoni che hanno ereditato la volontà di Geto. I due decidono di affrontarli quando improvvisamente c'è un'esplosione. È la lotta tra Sukuna e Yogo. Ovviamente Sukuna sta surclassando Yogo, il quale era stato paragonato da Geto a 8-9 dita. Yogo viene ucciso e incontra Hanami e Dagon. In questo sogno si intromette Sukuna che dice a Yogo che è stato sconfitto perché ha cercato di voler essere un umano. Arriva Uraume per scortare Sukuna. Megumi sta cercando di allontanarsi e guadagnare tempo da Haruta e riesce ad evocare la spada divergente dalle 8 impugnature, Divino Generale Sila Mahoraga, lo Shinigami più potente della tecnica delle 10 ombre, ma incontrollabile, difatti elimina Megumi per primo. Sukuna altrove nota che è stato evocato qualcosa di potente e si reca per salvare Megumi e combattere con il mostro. Sukuna per vincere usa l'espansione del dominio, la capacità è quella di tagliare tutto all'interno dell'area del raggio di 200 metri. Prima che si rigeneri, Sukuna sconfigge e uccide Haruta. Sukuna dice a Yuji di guardare i danni causati dal dominio, mentre Yuji torna a se stesso e rimane scioccato per tutte le morti che ha causato. Nel frattempo Nanami, mezzo bruciato, cammina alla ricerca delle maledizioni e con le ultime forze le esorcizza. Spunta Mahito che polverizza Nanami proprio nel momento in cui arriva Itadori. Parte lo scontro tra Yuji e Mahito. Mahito in realtà si è diviso in due parti, una delle quali sta combattendo con Nobara. Nobara si rivela essere la nemica naturale di Mahito insieme a Yuji, gli unici due che possono colpire direttamente la sua anima. Nobara, tramite chiodi lanciati e usando l'attacco risonanza, causa danni sia al Mahito clone che a quello originale che sta lottando con Yuji. Mahito clone alle strette decide di ritirarsi per ricongiungersi con il suo corpo. I due Mahito riescono a ritrovarsi, ma anziché unirsi scambiano i loro avversari e il Mahito originale riesce a toccare la faccia di Kugisaki. Quello falso non poteva usare la trasfigurazione. Nobara, prima di morire, chiede a Itadori di riferire a tutti che alla fine non è stato poi così male essere uno stregone. Mahito usa il lampo nero contro Yuji, che è scioccato dalla morte dell'amica. Sta per decapitare Yuji quando per fortuna compare Todo. Yuji è disperato e non riesce più a combattere. Troppe sono le morti a causa sua e non ha più la motivazione per continuare. Todo però gli dice che loro sono sciamani, che sono stregoni. Per andare avanti dovrà trovare che cosa gli è stato affidato. Parte lo scontro tra Todo e Mahito. Utilizza la sua abilità Boogie Boogie per schivare gli attacchi avversari. Fa cambio con Yuji che ha ritrovato la motivazione ed è pronto a sfoderare il suo lampo nero. Lo scontro va per le lunghe finché Mahito, studiando la situazione e non potendo utilizzare l'espansione territoriale a causa di Sukuna, prende spunto da Gojo e utilizza un'espansione di 0,2 secondi, giocandosi il tutto per tutto. Grazie a questa tecnica riesce a tagliare la mano a Todo per limitare il suo Boogie Boogie. Inoltre Mahito, che ha capito la sua vera essenza dell'anima, si trasforma nel corpo spirituale istantaneo della morte sfigurata. Yuji riesce a mettere alle strette Mahito dopo aver lanciato l'ennesimo lampo nero e giura di ucciderlo anche se tornerà sotto forma di un'altra maledizione o con un altro nome. Lui lo ucciderà sempre. Interviene Geto che salva Mahito e si scontra con Yuji, arrecandogli numerosi danni. Geto condensa Mahito in una sfera nera e le ingoia. Gli studenti di Kyoto attaccano Geto dall'alto, ovviamente invano. Arriva nel frattempo Choso che guardando Geto lo riconosce come uno dei suoi 3 genitori. C'è la madre, c'è lo spirito maledetto che l'ha messo incinta e l'uomo che ha tormentato la madre per creare l'utero maledetto. Chi ora si è impossessato del corpo di Geto è il padre, Noritoshi Kamo. Choso vuole lottare con Geto, ma a difendere quest'ultima c'è Kamo. I ragazzi di Kyoto insieme a Yuji sono pronti ad attaccare, ma vengono tutti congelati da Kamo, eccetto Yuji, Momo e Choso. Interviene la maga di grado speciale Yuki Tsukumo. Il falso Geto usa su larga scala la tecnica di Mahito per modificare umani con tecniche maledette innate, ma senza la capacità di percepire e manipolare l'energia malefica, e risvegliare gli umani senza tecnica, a cui ha fatto ingerire degli strumenti malefici contenenti le anime di stregoni del passato, esprimendo l'intenzione di farli combattere fra loro. Dichiara che l'età d'oro del Jujutsu sta tornando e il mondo, simile a quella dell'era Heian, si sta preparando a ricominciare ancora una volta. E con questo, ragazzi, finisce l'arco narrativo di Shibuya e ci vedremo presto, se il video vi è piaciuto ovviamente, con l'arco successivo.